Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi, dopo un po' di laser, dopo un po' di recensioni, torniamo a parlare di stampa 3D e torniamo a farlo con Tronxy, che mi ha inviato la loro nuovissima stampante, una cosa un po' diversa dal solito, come vedete, scatola molto piccola. Stiamo parlando della Tronxy Crux One, una stampante praticamente portatile, ma che sulla carta ha delle caratteristiche veramente ottime. Io direi non perdiamo altro tempo e andiamo a montarla insieme. 67 Lab. Non ho ancora aperto la scatola, normalmente sono curiosissimo, ma questa volta ho voluto tenerla chiusa per aprirla interamente con voi, quindi ancora sigillata. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ovviamente c'è una stampante, direte voi. Allora, ben imballata, qua dentro abbiamo manualetto di istruzioni e la solita scatolina con accessori, viti e chiavette. Guardate che bello, stampante piccola, ma abbiamo già comunque il piano in vetro microforato per il top dell'adesione. Una bobina di PLA che se ne va subito via, cavo d'alimentazione e spatolina, porta bobina. Arriviamo alla parte interessante ed ecco qua, ve la faccio vedere da così, la stampante. È già tutto collegato, quindi si fa un po' di fatica a tirarla fuori dalla scatola. Ed eccola qua. Guardate che spettacolo. Il peso non è indifferente, non è la solita stampantina giocattolo per intenderci. E da quello che vedo anche il montaggio è veramente banale, in quanto è già tutto montato e tutto cablato. Quindi non è che abbia da farvi vedere grosse cose a livello di montaggio, perché effettivamente con poco più di 4 viti è montata. Andiamo a cercare queste 4 viti. Cavolo, sono ben 8 le viti. 5 viti le abbiamo utilizzate per collegare asse Y e asse X al nostro basamento. Dopodiché 2 viti le utilizziamo per andare a fissare la maniglia per il trasporto. E altre 2 viti per andare a collegare il portabobina. Ultima operazione, andiamo a togliere la pellicola di protezione del bed e andiamo a posizionare il nostro vetro, da chiudere con queste clippine, come avevamo già visto sulla X5 SA Pro. Via la protezione anche da qua. Ultima dimenticanza, il Bowden, che non è proprio un Bowden, in quanto, come avrete notato, stiamo parlando di un'estrusione direct drive, quindi comodissima per stampare anche filamenti morbidi come il TPU per esempio. Vi dico la verità, dopo la vecchia e antica Anetta 8 è la prima stampante che utilizzo con il direct drive. Andremo a vedere come funziona. Comunque, come vi dicevo, il tubetto serve semplicemente per arrivare dal sensore di interruzione di filamento, dove entriamo dalla nostra bobina, fino al motore del direct drive. Carrellata di caratteristiche tecniche. Come abbiamo appena detto, estrusore direct drive. Volume di stampa 180 x 180 x 180 mm di altezza, quindi piccolino ma non così piccolo, non come la stampantina giocattolo da 100 x 100 x 100, ma già qualcosetta di più. Bed riscaldato, sensore di filo e filamento con il tubo che ci porta all'estrusore, come abbiamo detto, direct drive. Raffreddamento dell'hot-end con una ventolina da questa parte e la solita ventola che butta su un diffusore stampato in 3D. Guida dell'asse Y e dell'asse X fatta come già avevamo visto sulla X5 SA Pro. Quindi il profilo di metallo con su incastonate 2 guide tonde su cui corrono le ruote prismatiche. Asse Z invece con la solita vite senza fine e la sua madrevite e le ruote prismatiche in plastica, gomma plastica, che corrono all'interno del profilo d'alluminio 40x20. Tensionamento molto comodo per quanto riguarda l'asse X, che avviene con questa vite con la quale possiamo andare ad agire direttamente sulla cinghia. Un po' più scomodo quello dell'asse Y, per il quale dobbiamo andare a lavorare direttamente sulla posizione del motore. Il pretensionamento che viene dato di fabbrica è comunque già buono. Da questa parte, per chi se lo fosse chiesto, questa molla con questo pomello servono a regolare l'offset dell'asse Z, quindi il punto su cui il nostro
end stop dell'asse Z va ad appoggiarsi per fare i suoi azzeramenti. E non so perché avevo montato tutti i fissaggi del vetro al contrario. Che poi siete cattivi e mi bacchettate nei commenti, io lo so. Per il controllo, e andremo a vederlo a breve acceso, abbiamo un display credo intorno ai 3 pollici e mezzo, 4 pollici o qualcosa del genere, touchscreen. Maniglia per il trasporto, quindi massima portabilità per questa microstampante. È veramente la stampante da ufficio, la stampante da tenere di fianco al computer in ufficio. Devi fare il piccolo prototipo, pam, lo butti in stampa. Sempre se, e andremo a verificarlo dopo, si tratta di un prodotto silenzioso. Tutta l'elettronica era chiusa qua sotto, quindi non vi so dire molto di più in questo momento. Come vi dicevo prima, sensore di fine filamento, non abbiamo nessuna sonda o sensori per il livellamento del bed, ma diciamo che su un piano così piccolo non dovrebbe essere così complesso andare a fare la regolazione. L'unica cosa che mi spaventa un po' in questo momento è l'effettiva precisione che potremo avere su questa macchina, in quanto ho montato questo oggetto andando semplicemente a stringere delle viti, non abbiamo alcuna regolazione in nessuna di queste direzioni per quanto riguarda il posizionamento dell'asse Z, e quindi non so dirvi quanto effettivamente sia parallelo l'asse X al piatto una volta livellato. È vero che noi andando a fare il livellamento lo andiamo a regolare, ma in ogni caso se tutto il sistema non fosse ben perpendicolare, per esempio andando a stampare un cubo, potremmo trovarci con le facce inferiori e superiori che sono parallele tra di loro ma non perpendicolari ai lati laterali. A questo punto iniziamo a piantare la spina e a vedere quantomeno se è rumorosa e poi facciamo qualche test. Ho acceso la stampante e non sento alcun rumore, ma nemmeno la ventola dell'alimentatore. Adesso devo cercare di capire se è un problema, nel senso che la ventola non è partita e invece dovrebbe partire, o se invece sia effettivamente così silenziosa. Perché se è così è veramente la stampante da ufficio da tenere sulla scrivania. Poi andremo a vedere come si comportano i driver a livello di rumore. Anzi, andiamo a vederlo subito facendo un azzeramento. Una volta partita effettivamente è partita anche la ventola dell'alimentazione che fa un pelo di rumore, ma non così tanto. Andiamo a provare a fare un homing e vedere come si comportano i driver. A livello di rumore di motori direi che si tratta sicuramente di 2209 perché i motori fanno veramente pochissimo rumore. Il menu è molto simile sempre a quello della Tronxy, ovviamente. Abbiamo Marlin 2.16 installato, andiamo a scorrerlo un attimo insieme. Menu di sistema dove abbiamo info, lo stato della stampante, impostazioni di default e lingua, ovviamente l'italiano non c'è. Nella sezione tool abbiamo la possibilità di fare i movimenti manuali e gli azzeramenti, per esempio andiamo a premere su home e vedete che viene fatto l'azzeramento. Il menu di preriscaldo, come sempre, se andiamo a settare la temperatura, lei andrà a alzarsi fino a quella temperatura. Se vado a premere sul display, vedete che lui inizierà a scaldare fino alla temperatura richiesta. Dopodiché, menu per il livellamento, che ci chiede il level mode. In questo caso abbiamo solamente il livellamento manuale. Se vado a cliccare, vedete che ho un sistema di livellamento assistito, nel senso che ci sono i 5 punti. Una volta che lui avrà fatto l'azzeramento, io posso andare a premere su uno di questi punti per portarmi in quella posizione e poi andare a fare la regolazione con i pommelloni che abbiamo qua sotto, che sono anche abbastanza comodi da raggiungere, sempre con il solito nostro pezzo di carta. Nella parte frontale qua davanti abbiamo la possibilità di inserire la micro SD, di collegarlo a un computer con il classico USB e poi finalmente, e lo stanno capendo piano piano tutti i produttori di stampanti 3D, la presa per andare a inserire direttamente una chiavetta con i nostri G-code. Molto molto comoda. A questo punto non ci resta che calibrare il piatto e provare a stampare qualcosa, in modo da vedere come si comporta questa stampantina che sembra quasi un giocattolo, ma secondo me può dare grosse soddisfazioni. Eccoci qua dopo qualche giorno di prova. Vi devo dire la verità, nel frattempo sono anche andato una settimana in vacanza, per cui è rimasta qua a riposare. Ma prima di andare in vacanza e appena tornato sono riuscito, come vedete, a completare un po' di test. Di tutti questi test ne devo già escludere tutta una serie. Vi spiego il motivo.
ho fatto una newbata veramente pazzesca. Avevo grossissimi problemi di stringing, non riuscivo a trovare i parametri, ho provato a modificare la retrazione, modificare le temperature e quant'altro, filamenti che sono sempre andati bene con questa stampante non riuscivo a farli andare, e poi mi sono accorto di una cosa, ovvero che il piccolo LCD che mi dà la temperatura del box in cui tengo i filamenti si era bloccato. Batteria quasi finita. In verità l'umidità all'interno di quel box era salita quasi all'80%, al 76%. Quindi avevo tutti i filamenti che facevano schifo. Ho dovuto asciugarli uno ad uno, una bobina per volta, all'interno di un essiccatore. E infatti appena ho fatto quella modifica, con ogni filamento sono riuscito a ottenere un risultato veramente ottimo. Vi porto qualche esempio. PLA Plus di Sanlu. Bobine umide, guardate che schifo pazzesco, non riuscivo veramente a venirne fuori. Bobina asciutta, vedete che ho ancora un pochettino di pelucchi in questa zona, ma sono riuscito a stampare il test con veramente buonissimi risultati. Via il primo. PLA Plus Sanlu, sempre arancione. Guardate anche in questo caso, bobine umide, uno schifo incredibile, fatta asciugare. Di nuovo qualche piccola peluria sulle punte, non so se si riesca a vedere dalle immagini, ma nulla di più, e risultato praticamente perfetto su conicità e sulla punta dei quattro coni. Ultimo test di questo tipo, PLA filo alfa nero, PLA normale non plus, vedete la schifezza con il PLA umido e come sono riuscito comunque a stamparlo. Di nuovo qualche peluria qua e là, un pelino peggio sulle punte devo dire questo PLA, ma devo anche dire che l'ho lasciato troppo nell'essiccatore, tant'è che la bobina era leggermente dura da tirare, gli avvolgimenti si sono un pelino incollati uno all'altro, quindi questo test non è uno dei migliori. Quindi risultati molto buoni. E quale occasione migliore per andare a testare i nuovissimi Kali Dragon di MacGyver, che è il top modellatore a mio avviso per oggetti di questo tipo. Queste qua sono tutte le prove schifosine che ho fatto con il PLA umido. Buttiamole via. Questi qua sono gli unici 3 risultati che invece vi farò vedere. E abbiamo di nuovo PLA Plus di Sanlu. C'è ancora qualche filino di stringing sulle corna e qua dalla coda, ma vedete che il dettaglio è veramente molto buono. Considerate che per fare veloce, come sempre, ho stampato con i layer a 0,3. Questo qua è PLA Glow in the Dark Raiwan, che si è comportato anche lui abbastanza bene, qualche pelino di stringing qua sotto, ma anche in questo caso dettagli molto buoni. Calcolate che non ho fatto praticamente alcuna calibrazione, se non sul flusso, di cui vi andrò a parlare tra un attimino. Ultimo materiale che ho provato, questo grigio che vedete qua. Vedete che il draghetto è rimasto un po' peloso. Guardate qua quanto stringing, guardate anche qua dietro, però c'è da dire una cosa, che questo non è PLA, questo materiale è TPU. E infatti il nostro draghetto può essere strapazzato per benino. TPU l'ho voluto provare in quanto la stampante, come dicevamo, è una direct drive, nonostante voi vediate questo tubo che serve solo per dare la direzione al filamento. Direct drive che quindi si presta molto bene a stampare materiali morbidi come per l'appunto il TPU. Ha lasciato ancora parecchio stringing, che è un po' un difetto suo del materiale, ma credo che lavorando un pochettino sui parametri come per esempio retrazione, temperatura di stampa e quant'altro si riesca a risolvere e a migliorare di molto. Porca vacca, avevo dimenticato il deumidificatore acceso, adesso non sentite più il fruscio. Vi dicevo che ho dovuto fare un po' di calibrazione. In verità non ho fatto una calibrazione vera e propria in quanto non sono ancora riuscito a collegare la stampante via USB. O meglio, ci sono riuscito ma il computer mi sta dando dei problemi per cui non riuscivo a inviare i comandi G-code. Purtroppo non abbiamo la possibilità di andare a fare questi settaggi direttamente dal display touch, per cui l'unico modo è quello e in questo momento non l'ho fatto. Vi dicevo, unico settaggio che ho fatto è stato andare a modificare il flusso. In quanto dopo aver stampato il primo cubetto per la calibrazione, quindi facendo il test del thin wall, mi sono accorto che l'estrusione era un pochettino grassa. E infatti se vado a vedere, non so se si riesca a leggere, ma vedete che siamo intorno a 0,5 mm con un ugello da 0,4 e un extrusion width da 0,4, quindi abbondantemente
sopra la misura. Ho provato a scendere all'85% e vedete che siamo praticamente a 0,4 spaccati. Prometto che mi compro un calibro digitale nuovo, perché l'altro, come vi ho già detto almeno in 2 video, l'ho perso e questo qua fa veramente cagare. Quindi ho dovuto scendere all'85% per riuscire ad ottenere un flusso corretto, e anche questa impostazione mi ha aiutato a ottenere i risultati che avete visto sui test di retrazione. Anche il cubetto 20x20 ha dato dei buoni risultati, siamo leggermente sopra su tutti e 3 gli assi. Diciamo che ho misurato all'incirca 20,05, non sto a farvelo vedere col calibro perché tanto non si vedrebbe, ma 20,05, 20,04, 0,3, sapete, leggere qua sopra non è che si vada molto oltre i 5 centesimi, sia su X, sia su Y, sia su Z, andando a stampare con il raft per andare ad assorbirmi, diciamo, i difetti dei primi layer, quali elephant foot, eccetera. Link del video in cui racconto di questa cosa. Ultima cosa, vedete il tubo che arriva a questo punto e ha questo pezzettino di vuoto, diciamo, e il tubo è diviso in 2. Ho provato a montarlo sia così, che come effettivamente viene richiesto dal manuale, sia con il tubo direttamente innestato dentro il raccordo. Ovviamente nel secondo caso abbiamo un po' più di attriti all'interno del tubo e quindi la retrazione ne risente un pelino. Vi consiglio quindi di montarlo in questo modo, nel quale riuscirete a contenere tantissimo i valori di retrazione, che soprattutto su stampe lunghe, non so se ci avete mai fatto caso, ma vanno a pesare parecchio sui tempi di stampa. Valori che sono riuscito a portare con questo tipo di montaggio a 2 mm e 30 mm al secondo, quindi piccolissimo spazio, velocità media, risultato molto buono. Quindi tutto sommato, alla fine dei miei test posso ritenermi decisamente soddisfatto di quello che sono riuscito a fare con questa piccola stampante, di cui adesso andiamo a ricapitolare tutte le caratteristiche e andare a trarre alcune conclusioni finali. Carrellata di caratteristiche: volume di stampa 180x180x180, piatto riscaldato, estrusore direct drive, anche se, come ho detto, non sembra, in quanto abbiamo un tubo che potrebbe ricordarci il Bowden, ma in verità serve solo per guidare il filamento e fargli fare l'arco fino al nostro estrusore. Assi X e Y con guide lineari e ruotine prismatiche, non proprio guide lineari ma carrellini già un pochettino meglio rispetto alle classiche V-shape che abbiamo per esempio sull'asse Z, dove effettivamente abbiamo meno requisiti per star dietro alla velocità, per esempio. Display touch LCD un po' stringato come impostazioni, come vi dicevo non ho per esempio la possibilità di andare a fare i settaggi della macchina direttamente qua sopra, però tutto il resto comodissimo. E abbiamo anche un livellamento del bed assistito, nel senso che possiamo andare a selezionare i punti manualmente in cui lui andrà a posizionarsi, i 4 angoli più il centro, per andare poi a fare la regolazione con le nostre viti e il classico foglio di carta. Mi è piaciuto molto il fatto di avere l'end stop sulla Z, quindi il limit switch mobile sull'asse e la cam regolabile da qua sotto. Semplicemente avvitando e svitando questa vite possiamo andare a regolare l'effettivo 0 e quindi riuscire a fare una regolazione piuttosto precisa. Molto precisa la perpendicolarità tra gli assi, quindi tra X e Y soprattutto, che era quello che mi preoccupava un po' di più perché abbiamo l'asse a sbalzo, ma è piuttosto solido, soprattutto per un volume di stampa così contenuto. Tensionamento della cinghia sull'asse X tramite questa pratica vite, sull'asse Z un po' più rognoso in quanto bisogna andare a lavorare sulla posizione del motore, svitando un paio di vitine che ci sono qua sotto. Nulla di drammatico, anche perché fatto una volta è fatto, non dico per sempre, ma probabilmente per un lungo tempo, anche perché la stampante è risultata piuttosto stabile. Una volta regolato il bed ho fatto praticamente tutte queste prove senza rifare calibrazioni e a livello di precisione, di dettagli e tutte queste cose i test sono andati, come avete visto, piuttosto bene. Unico neo che posso trovare è un po' l'inserimento del filamento all'interno di questo tubino. Andiamo a inserirlo, riusciamo a fargli passare bene tramite
la pressione di questa pinzetta, la posizione in cui c'è la ruota dentata che tira il filamento, un po' più rognoso l'inserimento dopo, ovvero piccolo pezzettino che dobbiamo fare per andare a far entrare il filamento all'interno dell'hot end. Nulla di drammatico, basta fare un pochettino più la punta al nostro filamento e anche questo è risolto. Quindi stampante che nel complesso, a parte le piccole dimensioni, ma ovviamente uno compra una stampante così proprio perché magari ha bisogno di occupare poco spazio, come dicevo, sostituita la ventola, e io magari lo farò con una Noctua o qualcosa del genere, qualcosa di più silenzioso. I driver 2209 fanno un ottimo lavoro come sempre e quindi il movimento degli assi è decisamente silenzioso. Una volta sistemata quella ventola, anche posizionata nel nostro ufficio, non darà fastidio a nessuno a livello di rumorosità. Quindi un'ottima stampante sia per chi vuole iniziare, quindi senza troppi ausili come il BL Touch eccetera eccetera, ci dà la possibilità di mettere un po' le mani sulla materia, ma altrettanto buona per chi se la vuole comprare per averla in un posto dove c'è poco spazio. Nelle mie fantasie mi sono visto per esempio un camperista smanettone che se la porta sempre dietro per andare a stamparsi i pezzi che si sono rotti sul camper, per esempio. Io avessi un camper lo farei. Il prezzo intorno ai 150-160 euro a seconda del coupon, dell'offerta eccetera. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Con questo direi che anche il video di oggi è giunto al termine. Se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto e nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e chiedetemi quello che volete se avete bisogno di informazioni aggiuntive. Come sapete cerco di rispondere nel limite del possibile sempre a tutti. Ultima cosa, raccomandazione come al solito, iscrivetevi al canale perché stanno arrivando un sacco di altre recensioni e sicuramente non vorrete perdervele. Anche per oggi da Andrea da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!